Conosco Rotterdam solo per Erasmo da Rotterdam e la musica techno hardcore Gabber Style. Siccome ci vive mia morosa, mi sono letto un po' di roba. Ho preso un jet privato, scherzo, troppo complicato. Ho preso un jet facile e ora vi racconto quello che ho scoperto su Rotterdam. Intanto, come potrete intuire dal cognome Terdam, Rotterdam è la sorella minore di Amsterdam. Sono le due città più grandi dei Paesi Bassi. Allora vi avviso, non aspettatevi borghi medievali perché purtroppo Rotterdam è stata quasi totalmente rasa al suolo negli anni 40, ma la bella notizia è che quei matti, perché quelli di Rotterdam sono proprio dei matti, hanno ricostruito tutto riempiendola di edifici pazzerelli. Preparatevi perché non crederete ai vostri menischi. Pronti ad entrare nel futuro? New York, sha-na-na-na-na-na, New York, perché sembra New York. E la stazione dei treni l'hanno fatta così, perché qui sono pazzi, vedrete cos'altro hanno fatto. Prima di tutto volevo portarvi all'origine di Rotterdam. Rot è un piccolo fiume che arriva da nord e attraversa la città. Questo canale deriva direttamente dal Rotte. Nel 1260, per salvare le case dalle inondazioni, è stata costruita una dam, una diga, lungo questa strada. Quindi Rotterdam prende il nome dalla diga sul fiume Rotte, che ha reso possibile la nascita della città. D'altronde, come dice un antico adagio olandese, se la diga sul Rotte si fosse rotta, niente più Rotterdam. Statua di cane con la sua cacca. Rotterdam è pervasa da tanti canali, è per questo che si potrebbe chiamare la piccola Venezia, ma è anche piena di grandi grattacieli, per questo si potrebbe chiamare la piccola New York. E c'è anche questo cestino che ricorda molto il cestino del Parco Marzotto, per questo si potrebbe chiamare la piccola Portogruaro. Se cerchi la piazza centrale di Rotterdam, sappi che non c'è. Questo è più o meno il centro di Rotterdam, non c'è un vero centro a Rotterdam, è tutto un insieme di piazzette e di stradine che si diramano in mezzo ai grattacieli. Ci sono un sacco di negozi di vestiti e di elettronica su un pavimento perfettamente lastricato, sembra un enorme centro commerciale. Non mancano però tante zone verdi dove rilassarsi, tra canali cristallini, prati tagliati e fontane che ti danno la carica per andare avanti nella vita. Statua di madre a cui hanno rubato il bambino. Statua cyborg che ha rubato il bambino alla statua della madre. Uno dei cibi tipici è il formaggio olandese, molto denso e saporito. Lo si trova spesso in giro. La prima volta che l'ho assaggiato mi è sembrato cioccolato bianco con granella salata e molto burroso. Lo mangiano soprattutto a fette su un toast con la mostarda. Vendono toast surgelati per ogni evenienza. Ho provato a prendere una cosa simile all'ultimo sull'aereo per assaggiarlo. È un normale toast ma col formaggio anche sopra. Non so se però sia proprio il loro. La birra artigianale qui costa un pochino meno e in caso d'emergenza hanno un kit di sopravvivenza per fare l'hot dog. Statua con occhiali da sole da King e ranocchia simpatica. Il fiume principale è il Maas, un fiume enorme che sfocia nel mare del nord. Un'autostrada d'acqua che rende Rotterdam il porto più grande d'Europa. Per questo è chiamata anche la Porta d'Europa. Ma quella è la Evergreen, quella del canale di Suez? Vi ho appena sbloccato un canale e volevo dire un ricordo. La chiesa di San Lorenzo è uno dei pochissimi edifici rimasti in piedi e poi restaurati. Per incentivare le persone a tornare, lo Spirito Santo ti apre direttamente la porta. Però se vuoi vedere la chiesa devi pagare. Siccome sono tecnologico e non voglio pagare 4 euro, ho già visto il tour virtuale nel sito e ho scoperto che è una chiesa calvinista, quindi non c'ha neanche i disegni. Davanti alla chiesa c'è la statua di un certo Erasmo Desiderio. Ma cosa c'entra a Rotterdam una statua di Erasmo Desiderio? Ma devono essersi sbagliati, è una vergogna, si sono fumati il cervello, ma chi cavolo è questo stupido Desiderio? Beh, ha senso se pensate che lui, in realtà, è Erasmo da Rotterdam. Erasmo fu un umanista del Cinquecento molto importante. Insieme a Lutero condannava le corruzioni della Chiesa cattolica. Per le sue scampagnate culturali in giro per il mondo gli è stato dedicato il programma universitario Erasmus. Ecco un esempio di un ragazzo proprio in Erasmus. Ciao! Anche il municipio è stato risparmiato dai bombardamenti, ma non è vecchio, è solo dei primi del Novecento e quindi non conta. Statua disegnata da Picasso.
Dolce tipicissimo olandese, lo stroopwafel, una cialda con dentro dello sciroppo simile al caramello, ma possono essere personalizzati. Sono andato in una pasticceria tipica e ho preso un altro dolce olandesissimo, i poffertjes, dei mini pancakes con burro e zucchero a velo, buonissimi, anche se il cuore non la pensa allo stesso modo. Se da bravi hipster trovate il porto troppo nuovo, questo è il Porto Vecchio, con le barche molto più pittoresche. Guardate quanto sono pittoresche. Un altro edificio scampato miracolosamente dai bombardamenti è la Casa Bianca. No, non è la casa del presidente degli Stati Bassi. Si tratta del primo grattacielo d'Europa, costruito a fine Ottocento, quando ancora i grattacieli non erano parallelepipedi o, nel caso di Rotterdam, a forma strana. Per concludere il tour delle poche cose antiche rimaste a Rotterdam, esiste un quartiere chiamato Delfshaven, poco fuori dal centro, un quartiere che è stato risparmiato. Da qui partì anche una nave dei padri pellegrini. Gatto di Delfshaven. Questa deve essere una centrale nucleare del 1500. Andava a Stroopwafel. Rotterdam ha risolto il problema delle scorie nucleari fossilizzandole in un'opera d'arte. Potete sedervi e riposarvi, ma non per troppo tempo, a meno che non vogliate un tumore alla tiroide. La fauna locale comprende tante cornacchie e gazzeladre, oche e gabbiani, perché siamo vicini al mare, sono meno cattivi di quelli veneziani, gabbiani del nord Europa. E cosa succede quando un'oca si unisce a un'anatra? Questo! Sono ovunque a Rotterdam e mangiano tutta l'erba. Ho letto che sono oche egiziane, ma di fatto sono anatre. Vivrebbero in Africa, ma siccome sono belle, se le sono portate in Nord Europa e poi, per sbaglio, sono scappate. Perché un'oca egiziana attraversa la strada? Perché c'è l'erba migliore, vecchio. 14 maggio 1940 la Luftwaffe bombarda, causando 800 morti e, come dicevo, la città è stata completamente rasa al suolo. Questa statua, nominata La città distrutta, ricorda quel momento, perché, come Rotterdam, è rimasta senza cuore. Un altro cibo tipico da queste parti sono le patatine, fatte artigianali. Ancor più tipico olandese è pagare col POS. Le potete trovare nei baracchini specializzati per strada o in una delle tante osterie di Rotterdam, osterie poste un po' ovunque. Le riconoscete dalla M gialla di Rotterdam. L'essere stati costretti a ricostruire tutto ha dato la possibilità a Rotterdam di organizzare la città ideale. Le strade sono perfettamente calibrate per far passare le auto, le bici, i tram e i pedoni. I motorini si identificano come bici. Non c'è mai grande traffico, i tram passano letteralmente sui prati fioriti. L'unica cosa che spesso fanno è sgasare senza nessun motivo, tanto che l'ho ripreso un paio di volte, andole in un'opera d'arte. L'ho preso. Ma non si alza troppo la cresta con la Pula di Rotterdam. A proposito di Pula, anche la Pula va in bici. Statua in onore di chi va a piedi. Nel 2007 Rotterdam è stata proclamata città dell'architettura. Gli edifici qui sono pazzi, davvero pazzi. Non si limitano a fare un grattacielo a parallelepipedo. Le forme si distorcono, ci mettono tubi colorati, finestre non rettangolari. Le chiese stesse sono a forma di pigna. Già capisco poco le tradizionali case olandesi, tipo cavolo sarebbe sta cosa? La voglio anch'io. Siccome ho fame vado al Markthal, un enorme mercato coperto costruito nel 2014, dove nella copertura ci sono case e uffici. All'interno è stata stampata in alta definizione la cornucopia, definita anche la Cappella Sistina di Rotterdam. Quelli abitano in fragola numero 22. Il Markthal è molto bello anche a Natale. Ci puoi trovare un sacco di roba, tantissimo cibo diverso, dai dolci pasticciosi, formaggi olandesi, panini ludri, dolcetti al cocco, erbazzone olandese, cioccolato e per i nostalgici fanno anche il cibo italiano, col tiramisù originale, i cannoli e l'immancabile pizza col pollo.
Molto tipica olandese è la crocchetta. Penso di aver visto la pubblicità più divertente di sempre. C'è una che mangia un panino. Il signor Crocchetta la vede, si arrabbia, le calcia via il panino e le dà da mangiare una crocchetta. E lo fa con tutti quelli che non mangiano crocchette. Per timore ho preso anch'io un panino con la crocchetta. Non si sa bene cosa ci sia dentro, ma è meglio non fare troppe domande. Sono molto simili a un altro cibo identitario olandese, le bitterballen, crocchette con dentro manzo, burro, farina e brodo servite con salsa alla senape. Uno dei miei cibi preferiti al Marktal è il duck burger, il panino con l'anatra. Prendo la versione col gorgonzola, ma anche l'asiatico è buonissimo. 10 euro col POS sono sicuramente uno sfacelo per un paninetto, ma i maledetti sono buonissimi. E poi ho risparmiato non vedendo la chiesa. Per dolcino ho preso uno Stroopwafel versione big, molto buono, anche se il pancreas non è molto d'accordo. Fuori dal Marktal fanno il mercato alla vecchia maniera. Ritroviamo il formaggio olandese, le pannocchie abbrustolite che fanno ovunque tranne che in Italia e il mio cibo preferito del nord Europa, le aringhe marinate. Le puoi mangiare da sole o in un panino, puoi scegliere il pesce che vuoi. Abbiamo preso aringa e lo sgombro. Non volevamo lo sgombro, lo abbiamo preso per sbaglio. Mi sono preso anche un'aringa da sola. Persino al mercato ho pagato tutto col POS. Cibo degli dei. Nel 2001 Rotterdam commissiona all'artista Paul McCarthy la statua di un Babbo Natale da poter posizionare in mezzo a una piazza importante. Una volta visto il risultato, però, i cittadini non furono molto contenti e io sinceramente non ne capisco il motivo. Forse mi sa che lo volevano colorato. Col tempo però è diventata parte del folklore locale e gli han fatto pure le luci dedicate. Statua in onore di chi fa la vecchia maniera. Il tempo a Rotterdam è pazzerello come lei. Le giornate di sole possono trasformarsi in un attimo in diluvio e vento forte. Ma a loro non importa, non se ne accorgono neanche. Non hanno nemmeno dei portici. Non chiedo dei portici affrescati, mi bastano anche dei portici semplici, con colonne di ordine dorico. L'Olanda, si sa, è celebre per la vendita di piante che mettono allegria. Il profumo pervade le strade e la gente è tranquilla e rilassata. E forse sono state proprio queste piante a ispirare l'architetto Piet Blom a realizzare le case cubiche. Questo quartiere viene anche definito come una foresta, perché la singola casa dovrebbe simboleggiare una specie di albero, un albero di Minecraft. Ecco cosa accade quando mandi un architetto a fare un cubo. Si può entrare nella foresta, nel quartiere delle case cubiche. Con 3 euro pagati col POS si può vedere come cavolo si vive dentro ad un cubo. Alla fine è molto simile a un monolocale a Milano, solo con più spazio. Distributore di crocchetta calda, rompere in caso si veda il signor Crocchetta. Per incentivare l'inclusione, Rotterdam ha creato una religione unitaria con le caratteristiche migliori di ogni religione. Una fede che unisce il bisogno di spiritualità con l'esigenza di sentirsi ascoltati e protetti. Questi dei sono considerati tra i più forti in circolazione. Statua che non vuole più essere una statua. La musica è molto importante a Rotterdam. Quando c'è un concerto si radunano tante persone. Intendo davvero tante. No, non avete capito, intendo davvero, ma davvero tante. Con così tante persone servirà un grandissimo parcheggio? Sì, ma di bici! Tra le composizioni più rappresentative della città, forse riconoscerete questa. A Rotterdam nasce la musica gabber, il filone più mainstream dell'hardcore. Se i concerti non sono abbastanza techno, si portano un po' di techno da casa. Cat Café di Rotterdam. Uno dei musei sicuramente più importanti è il Depot Bijlmermeer. Si trova nel Parco dei Musei, molto carino. C'è anche il museo naturale con lo scheletro di una balena. Non so se sia scappato da qualche parte come le oche egiziane, ma ho trovato un pappagallo. Guardate, è proprio qui.
Il depot non poteva che avere un'architettura pazzerella, fatta a specchio, così da vedere riflessa l'intera città. Alcuni dei capolavori più famosi all'interno sono la Torre di Babele di Bruegel e i dipinti di Dalì. Statua fatta dal figlio di un mio amico che dai lasciamogli fare qualcosa. A Rotterdam si pranza e cena un po' quando si vuole, tipo alcuni cenano alle 17, quando pensi di averle viste tutte. Lungo la strada Vite è pieno di locali ed è qui che decidiamo di fare l'ultima cena, con un bel paninazzo e una buona birrettina. E questo è quello che ho scoperto su Rotterdam. È stata una bella scoperta. Diciamo che mi sono fatto un mini Erasmus. Fatemi sapere che ne pensate e ci vediamo alla prossima! Città interessante dell'Europa che proprio non conoscevo. Grazie per avermi seguito. Ora per me è giunto il momento di tagliare la corda.